like Frank Frazetta or Brom or those illustrators from those heavy metal magazines of 1970s and 80s, which always portray their heroines like beautiful, sexy women with very little wardrobe on them. Either they're damsels in distress, or they're like sexy assassins like Red Sonja, stuff like that. I decided to do something a little bit different because I really wanted to show a vulnerability of a character, of a person who just happens to be a woman, but she is a non-magical person living in a magical world. And it's really interesting to see a regular anti-hero, normal person in fantastic landscapes, surviving, loving, hating, fighting, doing everyday things that all of us do but take for granted, and but on a much more grander scale, and sometimes getting into dangerous or funny situations. So I often like to portray her as someone who is a bit of a klutz. Sometimes she is funny and always uses her companion, the bear, as sort of like a mirror to herself. And somebody who is, partly introvert and sometimes can be really open and communicative with other people. So I usually do illustrations in miniatures, but people are often surprised when they see those illustrations, because they all think that they have been done on really large formats, like A3 or A2. But actually, I usually do them in pocket-sized notebooks because I have a very large affinity towards detail and miniatures. So it's really fun, and through all these years, she has been kind of like a sounding board to me, and almost like my conscience on paper, which I think that is really important for a lot of artists, that they create a character or a series of characters who channel their own inner emotions, their own inner problems, their own inner aspirations and desires. So it's very therapeutic. It's very inspirational, not just to me, but to a lot of people in my life, and a lot of people enjoy her adventures. I usually like to do a single illustration for each and every one of her adventures, because one of the things that I admire most with the artists that have been very influential in my life is their ability to, tell a story through a single drawing, through a single sketch. It is true. That's what you do. Yeah, it's really important to me, and sometimes I think that if you can't really boil down the main storyline into one illustration, there's something wrong. Whether it's something wrong with the story or whether there's something wrong with you as an artist. It means that you don't really comprehend it. So the point is that I think that every illustrator should really take a long time to think about the subject of their drawing, and whether it's something that's being done for a client. In that case, you need to talk a lot about it. You need to communicate. You need to make sure that you understand fully the vision that your client has. Or if it's something for yourself, you need to do an introspection. You need to really think about what are you trying to say with that illustration, and what does it mean to you, as not just as an artist, but as a person. That's amazing. That's why you're a master. No, well, vabbè, hardly, ragazzi. but thank you. No, you are. Okay. That's true. Ragazzi, niente. The Bear Empress è intanto l'opera che ha realizzato Mido,
ed è praticamente la storia. Lei è ispirata a questa bellissima Empress, questa imperatrice, e intanto è ispirata da un pochino come look, per chi poi comunque la vedrete ovviamente, perché è un'eroina. È un mondo fantastico, lei è all'interno di un mondo fantastico dove le capitano tantissime cose, infatti lui racconta le sue storie tramite una sola illustrazione per ogni avventura, piccolo episodio. Infatti riesce anche a raccontarla in una semplice illustrazione, cosa che appunto lui ci diceva: se non riesce a raccontare per esempio una storia anche con soltanto un disegno, c'è qualcosa che non va o in te o nella storia o nell'artista in sé, come funziona lui stesso. Tornando a The Very Empress è praticamente una donna che si ispira anche alle donne tutte belle che vediamo in quelle riviste degli anni 70, quelle heavy metal, che sono quasi ricoperte, diciamo, sembra che abbiano una sorta di armatura molto toste, e invece lei è una persona anche molto introversa, però è forte perché comunque sa difendersi, ma è anche una persona molto fragile. Infatti nella storia racconta anche la fragilità di questo viaggio che compie questa donna, accompagnata dal suo carissimo orso che è alla sua spalla, che rende anche la storia più divertente, perché l'orso combina delle cose e ovviamente è davvero bella, è una cosa molto molto bella, a parte che è disegnata benissimo con acquerelli e tutto, cosa che vi consiglio assolutamente di trovare, perché li condivido ogni giorno su Facebook. E niente, è stupendo. E quindi l'orso è lo specchio della Empress, è assolutamente il suo specchio, che può essere, come ho detto prima, se molto chiuso, anche molto molto aperto al mondo che la circonda. My dear Mido, before we go ahead, let's hear another song so we can go back with you, right? Okidoki. Okidoki, perfetto. Noi ci ascoltiamo Lalo Cibelli e questo è Come un matto. Sono il tuo contrario e non ho fretta, ti aspetto sempre con l'ombra stretta del paradiso. Agli altri sembra inferno, a me il riflesso, quello più esatto del tuo amore, quello perfetto del tuo amore. Sei un angelo perplesso, io un dio in esilio, e goccia a goccia bevo al nostro pozzo. Mi riempio fino all'orlo e poi non smetto, e lecco come un cane il brutto e il bello, il brutto e il bello. L'amore è un lapsus, un alibi perfetto, e io ci vivo dentro come un matto. L'amore è un lapsus, un alibi perfetto, e io ci giro dentro, e io ci vivo dentro come un matto. Come un matto. E se domani vieni a cercar guai, ti offro la pazienza che non hai. L'amore va al contrario e non ha fretta, ti bacerò la pelle, l'ombra esatta, ma piano come un cieco cerca il sole, come un dio muto sogna le parole. L'amore è un lapsus, un alibi perfetto, e io ci muoio dentro come un matto, e io ci muoio dentro. L'amore è un lapsus, un alibi perfetto, e io ci vivo dentro come un matto. L'amore è un lapsus, un alibi perfetto, e io ci giro dentro come un matto.
ci giro dentro e io ti aspetto sempre come un matto. Come un matto. Listen to the color of your sound. Listen to Studio Blue Radio. And we are back, siamo tornati, siamo qui sempre su Studio Blue Radio, sono Roxanne, questa è Turn the Words e quindi stavamo anche leggendo con Mido la chat della nostra radio, we were also talking and we were also reading the chat, and there are a lot of people, my dear Mido, that thinks that you are very wise. Pensano che tu sia davvero saggio e ti ringraziano per le tue parole perché sono davvero ispiranti, soprattutto per un artista giovane. Quindi, caro Mido, so we were saying, speaking about Mido, parlando di te, so do you have a kind of ritual when you draw? Hai una sorta di rituale? There's a place that you like where you like to draw? You mean, do I have a ritual? Yeah, of course. Like you take a coffee or something? Yeah, before every drawing, I kill a black chicken, and I pray to the demons. No, I mean there are no special ritual. Don't I mean, kill. the thing is that most of young people, when they start, doing art professionally, most of them are very, very superstitious, and they try to arrange their workspace in certain order, and everything has to be oriented towards their maximum productivity and everything. But the thing is that life is not like that. There are a lot of unexpected situations in your everyday work, especially when you work with clients. I mean, expect the unexpected, and you will never be surprised. It's true. But when it comes, when it comes to work with clients, thing is that you have to be flexible. To be flexible, and you have to be open to any and all suggestions. You also have to be prepared for the fact that certain clients would request of you to change a certain style or change a certain technique that you're using to better portray their own ideas. So flexibility is usually the thing that illustrators are famous for. Not so with painters. I mean, painters live in their own world, and they have their own mojo when it comes to creativity. But usually illustrators have to be the channel for creating and maintaining other people's creativity. Of course. So rituals are all very well and fine, but usually you have to think on your feet and to be able to jump from one path to another as long as your goal remains the same. Of course. Quindi, come Midhat, visto che la domanda riguardava i rituali, perché ogni artista spesso ne ha uno, per lui la cosa è completamente diversa, perché ovviamente diciamo che ti devi aspettare ciò che non ti aspetti in quella giornata, e quello è il miglior modo per lavorare e cominciare la giornata lavorativa per un illustratore che realmente dall'alba al tramonto disegna e basta, ragazzi, e questa è la nostra vita. Però è bellissima perché amiamo farlo e c'è tanta passione dietro, come per ogni arte, come per ogni artista del mondo. La cosa più bella è fare questo lavoro full time, e spesso c'è chi preferisce avere, che ne so, il tavolo ordinato o prendere una particolare bevanda prima di disegnare, ma in realtà è tutto fatto sull'improvvisazione. Spesso e volentieri vengono le cose più belle. Do you do some exhibition, Mido? Fai mo?